Buonasera a tutti, siamo qui di nuovo in questa splendida giornata di sole. Piove, vabbè, comunque piove perché sono triste. Allora, mia figlia è all'estero e si è trasferita e il suo più grande rammarico è che lì non si mangia italiano. Per cui oggi prepareremo dei biscotti, perché mi ha detto: papà, per favore spediscimi dei biscotti. Siccome non gli posso spedire i biscotti normali che io non compro mai, faremo oggi degli splendidi biscotti, li faremo così a mano e vi insegnerò dei biscotti buonissimi della nonna, della famosa nonna. Andiamo a preparare. Ingredienti: abbiamo 1 chilo di farina, 4 o 5 uova più o meno a seconda della vostra grandezza delle uova, 3 etti e mezzi di zucchero o anche un po' di meno se volete fare la dieta, un pizzico di sale, un bicchiere, quindi circa 200 grammi ml di latte, un bicchiere stesso quantitativo di olio e 2 bustine di lievito, quello per i dolci. Andiamo a fare la preparazione. Allora, per prima cosa dobbiamo un attimo scaldare un po' il latte, perché ci dobbiamo sciogliere dentro le 2 bustine di lievito. Qual è il problema? È che se andiamo a scaldare troppo il latte facciamo l'eruzione cutanea, sì, ok, l'eruzione del vulcano, perché esce fuori tutto qua. Quindi mi raccomando, un pochettino di latte scaldato poco. Andiamo a scaldare e quindi ecco qui il latte. Allora lo andiamo a mettere in una ciotola e ci andiamo a mettere le 2 bustine di lievito. Se il latte è troppo caldo ve ne accorgete, perché esce fuori il Vesuvio. Ecco qui. Quindi cerchiamo di sciogliere un po' tutto il lievito, vedete come sale. Mamma mia che bello. Dopodiché andiamo a inserire tutto insieme alla farina. Dovremo inserire tutto insieme. Ci inseriamo anche lo zucchero. Anche le uova le mettiamo tutte insieme. Il sale lo mettiamo alla fine, perché se no non lo facciamo reagire direttamente con tutto il resto e cominciamo ad amalgamare tutto l'insieme. Dovrà diventare tutto più o meno come un polpettone. Vediamo che succede. Il polpettone della nonna, questi sono i biscotti della nonna. L'olio lo mettiamo un po' più tardi. Eviterei in questo momento di lavorarlo con le mani, perché se no facciamo un polpettone. Ok, a questo punto possiamo mettere un po' d'olio, anzi tutto. È inutile e non vi perderò mai l'occasione per ricordarvi chiaramente di usare sempre olio italiano di oliva e non olio di frantoi sconosciuti. Allora, quando siamo più o meno a questo stato, insomma, non è che dobbiamo avere un impasto come quando facciamo il pane. Adesso lo dobbiamo lavorare un po' con le mani e quindi lo mettiamo sul tavolo. Allora, puliamo un po' questo, vuotiamo tutto l'impasto sul tavolo e lo andiamo a lavorare un po' a mano. Chiaramente se vi accorgete che le vostre 4 uova non sono bastate, magari aggiungetene un'altra. Stessa cosa dicasi per magari un altro po' di latte, magari è poco rispetto alla farina, perché dipende moltissimo, cari amici, anche dalla farina che acquistate. Ci sono delle farine che assorbono di più e delle farine, come dicevo in altre occasioni, e anche delle farine che assorbono un po' di meno. Quindi certe volte dovete lavorare un po' di più e certe volte lavorare un po' di meno. A questo punto possiamo già inserire anche il sale
e andiamo un po' a lavorare, come si diceva una volta, di olio di gomito. Allora, dunque, abbiamo fatto riposare per 10 minuti, 5-10 minuti il nostro impasto. Eccolo qui. Al momento andiamo a tagliare in modo da fare dei gnoccoloni di una certa misura, in funzione chiaramente della vostra teglia che avete di casa. Lo so. Gnoccoloni, non mi veniva il termine. Allora, il nostro panetto di impasto si è riposato un po', aveva bisogno un po' di riposo. Adesso lo tagliamo a pezzettini intorno ai 2,5 Io lo taglio a 2,5 perché ho una teglia in casa di 30x40 di questa portata, che chiaramente ho prima unto un po' con un po' d'olio, e quindi andrò a preparare dei rotolini da mettere poi a ricrescere in quella teglia di questa lunghezza, di questa circonferenza. Diciamo che può essere una circonferenza un po' più grande del nostro pollice, diciamo, ecco, una cosa del genere, perché poi chiaramente questo rotolo ricrescerà e quindi andrà un po'. Quindi questa la andiamo ad adagiare. Non possiamo metterli molto attaccati, considerate almeno un 3 dita per ogni rotolino, rotolone, rotoletto, come volete voi. Quindi dovete immaginare che poi questo ricrescendo si va a contatto dell'altro. Quindi facciamo una cosa del genere e siamo pronti anche ad infornare. Andiamo a vedere il forno, ci vediamo fra un po'. Allora, siamo pronti, non abbiamo aspettato 5 minuti, giusto un attimo per far riprendere il nostro impasto, e andiamo ad infornare. Forno a 180 gradi, statico, e basta. Allora, riprendiamo. Nel momento in cui i nostri biscotti sono arrivati più o meno a questo stadio, cioè praticamente sono staccabili e quindi sono in una media cottura, non totalmente, ma siamo al momento in cui siamo in grado di poterli affettare, li posizioniamo sopra un tagliere e in questa maniera cerchiamo di tagliare in obliquo in modo da avere un futuro biscotto di questo genere. Ok? Però poi c'è una fase 2, dopo andiamo a vedere, perché i biscotti andranno rimessi in forno per essere biscotti cotti 2 volte, perché mi suggeriscono dalla platea, non hanno manco pagato il biglietto, però sono in grado di fornire dei dettagli mostruosamente importanti, perché io, essendo uno che si scorda le cose, magari vi salto qualche passaggio. Comunque volevo dire che tanto in descrizione troverete tutti gli ingredienti, le quantità, per cui se per caso mi sono scordato qualcosa lo ritrovate lì. Allora, ho perso il disallineamento, comunque non è un problema, andiamo a posizionarne un altro. Allora, quando abbiamo finito di tagliare i nostri biscotti, non abbiamo ancora finito di tagliare i biscotti, li mettiamo in un sistema più o meno parallelo, ma li adagiamo sul fondo della nostra teglia. Perché? Perché li dobbiamo fare un po' abbrustolire, tostare, quindi biscottare li dovete. Quindi li adagiate in un senso, perché da sopra chiaramente gli arriva il calore da sopra, da sotto gli arriva da sotto. Una definizione veramente che gli storici si chiederanno come è uscita così. Comunque, visto che state seguendo, arriviamo fino alla fine e siamo quasi. Allora, abbiamo più o meno finito e abbiamo fatto una specie di puzzle, quindi abbiamo rimesso tutti i biscotti che avevamo pre-cotto in questa posizione, riempiendo un po' tutti gli spazi. Ritorniamo in forno e andiamo a biscottarli. Allora, abbiamo messo in forno la seconda ondata, quindi abbiamo messo i biscotti tagliati con
tutti affettati, tutti messi insieme come un puzzle. E scusate, c'ho l'operatore che non è un granché, per cui lo pago poco, per cui diciamo niente. Diciamo che la prossima volta ne prendo uno vado a Cinecittà e ne prendo uno. Allora, volevo dire, abbiamo messo nel forno i biscotti a tostare, li dovremo lasciare nel forno statico per 10-15 minuti, però vi serve il vostro occhio, dovete guardare i biscotti, perché se vi distraete i biscotti svampano, e quindi quindi quando vedete che c'è la doratura che vi piace di più, li tirate fuori e ve li mangiate. Ci vediamo fra un po', 10 minuti circa. Arrivederci. Allora, riprendiamo. Abbiamo finito la cottura, questo è il risultato finale. A me piace un pochettino tostato per bene, perché mi piace sentire questo rumore. Ragazzi, eccezionale. Ci sono 1000 varianti, potete metterci una scorzetta di limone, dell'anice, delle nocciole, delle mandorle, la Nutella sopra, sotto, la marmellata. E poi pensateci bene, sapete che vi dico? Che mia figlia si va a comprare a New York i biscotti. Andiamo a fare merenda. Andiamo. Sara, compra dei biscotti a New York, tanti negozi ci stanno, uno lo trovi. Arrivederci. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Buona colazione, arrivederci. Dimensioniamo, per conservarli meglio e sentire ancora per qualche giorno il crunch, li dovete conservare in una busta di pane, di carta, mi raccomando, non di plastica, ok? Arrivederci, seguite Vinci Cook.